L'iliopsoas è un muscolo molto importante, innanzitutto perché è l'unico muscolo del corpo che collega la parte superiore del tronco agli arti inferiori. Inoltre è importante da un punto di vista energetico, infatti viene definito muscolo dell'anima. Questo muscolo ha diverse connessioni con l'intestino, dove proprio si appoggia sul colon, e anche con l'apparato urogenitale. Per descrivere le sue inserzioni in modo semplice possiamo dire che prende contatto con tutte le vertebre lombari, da L1 a L5, passa per la fossa iliaca e si inserisce sul piccolo trocantere che si trova nella parte superiore interna del femore. La sua funzione è quella di flettere l'anca e di extraruotare il femore. Proprio per le diverse funzioni che ha, è importante che questo muscolo sia sempre ben allungato, elastico e tonico. Se si trova in una condizione di forte retrazione o di tensione, può portare a un'iperlordosi perché traziona la colonna in avanti e quindi una possibile sofferenza della zona lombare. Il primo esercizio per allungare il muscolo iliopsoas è molto semplice e portiamo la gamba sinistra avanti, la gamba destra dietro, le mani ai fianchi, facciamo un piccolo affondo mantenendo sempre la postura eretta con il ginocchio sinistro perpendicolare al tallone. Allontaniamo un pochino la gamba destra dietro, il piede rimane sempre parallelo con le dita che guardano avanti, le spalle dritte e rilassate. Spingiamo, facciamo un piccolo affondo spingendo il bacino in avanti e iniziamo a percepire la tensione in questa zona dove c'è il muscolo psoas. Manteniamo e respiriamo. Se vogliamo aumentare un pochino la tensione possiamo portare le braccia verso l'alto in questo modo e fare una piccola estensione della colonna. Mantengo e respiro. Mantengo per 20 secondi e ritorno. Ripeto per 2 volte da entrambi i lati. Il secondo esercizio per allungamento dell'iliopsoas si può eseguire in questo modo, facendo un affondo avanti sempre con la gamba sinistra e andando ad appoggiare il ginocchio destro a terra sul tappetino. Rilassiamo il dorso del piede, controlliamo che il ginocchio sinistro sia perpendicolare sul tallone, con le mani ai fianchi, ancora una volta spingiamo in avanti come prima il bacino, sentendo la tensione e l'allungamento in questa zona, aumentando un pochino se possiamo e ancora portando le braccia verso l'alto e facendo un'estensione della colonna. Respiro e fuori l'aria. Quando soffio fuori l'aria cerco di aumentare ancora un pochino l'allungamento. Mantengo 20 secondi e ritorno. Ripeto per 2 volte da entrambi i lati. Il terzo esercizio per allungare il muscolo iliopsoas con una difficoltà maggiore si può eseguire in questo modo, portando sempre in affondo la gamba sinistra. Controlliamo il ginocchio perpendicolare sul tallone e la gamba destra dietro. Rilassiamo il dorso del piede, le mani ai fianchi, ancora facciamo un piegamento in avanti, un affondo avanti, fino a che non sentiamo l'allungamento dell'opsoas nella parte destra. Per aumentare la tensione e l'allungamento di questa parte, portiamo le braccia oltre il ginocchio sinistro, oltre la gamba sinistra, ruotando bene le spalle e il busto, anche la testa se vogliamo. In questo modo andiamo ad allungare bene il braccio sinistro dietro e il destro che oltrepassa la coscia. Inspiro e faccio un affondo. Quando espiro, mantengo, cerco di aumentare il più possibile l'affondo avanti e la rotazione delle spalle e del busto. Inspiro, mantengo 20 secondi e ritorno. Ripeto per 2 volte da entrambi i lati. Possiamo allungare il muscolo iliopsoas in questa posizione. Ci dobbiamo portare seduti con il bacino sul bordo del letto. Andiamo ad appoggiare la schiena. Lasciamo cadere la gamba sinistra per allungare l'opsoas di sinistra e portiamo verso il petto il ginocchio destro. Le spalle sono rilassate e manteniamo la posizione. Dobbiamo sentire scendere la gamba pesante a terra e sentire la tensione nel decorso del muscolo iliopsoas. Manteniamo e respiriamo. Se vogliamo aumentare possiamo
scivolare ancora più all'esterno e tirare ancora il ginocchio verso il petto. Manteniamo 20-30 secondi e ripetiamo 2 volte per ogni lato. Il quadricipite è il muscolo più voluminoso della regione della coscia anteriore. È composto da 4 capi: il retto femorale, il vasto intermedio, il vasto mediale e il vasto laterale. L'unico muscolo che ha la funzione su 2 articolazioni è il retto femorale. Contribuisce alla flessione dell'anca ed estende il ginocchio. Gli altri capi hanno come funzione principale quella di estendere il ginocchio, di estendere la gamba. Tutti i 4 capi articolari del quadricipite si inseriscono in un unico tendine, che è il tendine rotuleo, che si ancora alla tibia. Il vasto mediale è un importante stabilizzatore dell'articolazione del ginocchio e il suo rinforzo è importante per prevenire infortuni. Ha la capacità di opporsi allo spostamento laterale della rotula. Un semplice esercizio per allungare il quadricipite possiamo effettuarlo appoggiandoci alla parete, andando ad afferrare la caviglia, avviciniamo bene le ginocchia tra loro e cerchiamo di avvicinare il tallone verso il gluteo. Iniziamo a sentire la tensione su questa parte. Respiriamo, manteniamo la posizione retta della schiena e manteniamo per 30-40 secondi. Se abbiamo difficoltà ad avvicinare il tallone al gluteo, possiamo aiutarci con una corda o un elastico, portandola alla caviglia e andando a trazionare con la forza del braccio. Manteniamo sempre le ginocchia vicine e il busto eretto. Inspiro. Per aumentare la tensione, l'allungamento del quadricipite, possiamo attivare il muscolo gluteo. Quindi stringiamo il gluteo della gamba che stiamo strecciando e aumentiamo un pochino la tensione, l'allungamento del quadricipite. E rilasso. Per lo stretching del quadricipite possiamo portarci in questa posizione con un cuscino sotto il ginocchio a 90 gradi, controlliamo che sia perpendicolare sul tallone, nella gamba anteriore, e la gamba posteriore la portiamo verso il gluteo. Possiamo aiutarci con l'ausilio della parete per l'equilibrio, oppure portare entrambe le mani ad afferrare il piede posteriore. Trazioniamo la gamba verso il gluteo, il tallone verso il gluteo, e iniziamo a sentire la tensione nella parte anteriore. Espiriamo e manteniamo la posizione per 30 secondi. Allento, lascio e ripeto per 2 volte. Distesi, posizione supina, afferro le ginocchia, le braccia sono distese, inspiro, traziono, espiro. Le ginocchia si avvicinano al petto, tutta la colonna si distende, il mento si avvicina al petto, il tratto cervicale disteso. Ripeto, inspiro, espiro. Tutta la colonna è allungata dalla prima vertebra cervicale fino al sacro. E rilasso. Esercizio da 5 a 10 volte seguendo la respirazione. Questo esercizio è molto importante per l'allungamento della catena posteriore ed è uno degli esercizi cardine della ginnastica posturale. Per eseguirlo dobbiamo mettere il tappetino contro il muro, avvicinare il bacino, i glutei, al muro, alla parete, scivolare sul fianco e portare le gambe verso l'alto, sempre appoggiate alla parete, in modo da avere perfettamente a contatto i glutei contro la parete e l'osso sacro ben appoggiato a terra. Le spalle sono rilassate, le braccia leggermente divaricate con il palmo verso l'alto, la testa, la zona occipitale appoggiata e il collo ben allungato, ben disteso, il mento avvicinato al petto. Se non riesco a mantenere le gambe perfettamente distese, posso piegarle, mantenendo sempre a contatto i talloni contro il muro e a contatto tra loro. Porto le gambe in extra rotazione, le ginocchia guardano all'esterno, le punte dei piedi guardano all'esterno ed eseguo delle flesso estensioni delle caviglie in questo modo, su
e giù, abbinato al respiro. Inspiro, le punte salgono verso l'alto, espiro, le punte scendono. Inspiro, espiro. La respirazione è molto importante. Inspiro, il petto sale, espiro, la gabbia toracica e il petto si abbassano e l'addome invece sale. E poi ripeto, rilasso, inspiro, la gabbia toracica sale, si espande, espiro, come se volessi portare l'aria nella pancia, immaginiamo, e la pancia sale, si gonfia come un palloncino. E poi rilasso. Dopo aver fatto le flesso estensioni, questo movimento con le caviglie, mi fermo, mantengo i talloni a contatto tra loro e contro il muro e spingo verso l'alto, piano piano cercando di stendere le ginocchia. I talloni spingono in alto, l'osso sacro rimane bene appoggiato a terra, i glutei contro il muro, il mento retroverso, quindi verso il petto, le spalle abbassate, le braccia distese, le dita bene appoggiate. Durante la respirazione devo evitare di estendere il collo, devo cercare di mantenere il mento al petto anche durante l'espirazione, mantenendo il mento retroverso. Tutta la catena posteriore si sta allungando dall'occipite fino alla punta dei piedi. Tutta la colonna è ben appoggiata e allungata. Per i soggetti che presentano le ginocchia vare, cioè con l'arco, è opportuno posizionare i piedi in questo modo, quindi con la flessione dorsale, una buona extra rotazione di tutta la gamba, delle ginocchia e dei piedi, posizionando una pallina al centro tra le ginocchia, pallina morbida. Andiamo a stringere, quindi attivando gli adduttori, stringendo la parte interna delle ginocchia, continuando sempre a mantenere la postura, spingendo in alto i talloni e in basso l'osso sacro. Tutta la colonna ben allungata, mantengo e respiro. Stringo e mantengo. Nel caso in cui si ha la presenza di un ginocchio valgo, quindi verso l'interno, i piedi devono essere posizionati in questo modo, quindi con una flessione plantare, sempre le gambe, le ginocchia in extra rotazione. Proviamo ad avvicinare le piante dei piedi a contatto e portiamo le punte verso l'alto, l'osso sacro sempre in basso ben appoggiato. Manteniamo la postura e respiriamo. Esercizio per il muscolo trasverso addominale. Questo muscolo è molto importante perché ha la funzione di comprimere i visceri e di rinforzare tutta la parete addominale, creando così un forte sostegno per la zona lombare. Dalla posizione supina, gambe piegate, cerchiamo di mantenere bene l'appoggio della zona lombare, andiamo a inspirare, gonfiando la pancia e poi espirando risucchiamo in dentro l'ombelico come se volessimo portarlo appiccicato al tappetino. Espiro e ricomincio. Inspiro, gonfio la pancia, espiro, appoggio bene la zona lombare, un po' di retroversione del bacino e dentro l'ombelico, risucchio, espiro forzato e rilasso. Ripeto per 5 respirazioni complete. Dalla posizione di quadrupedia, con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, inspiro, gonfio la pancia, espiro, un'espirazione forzata, risucchio l'ombelico verso la colonna e nello stesso momento contraggo il perineo.
poi rilasso. Inspiro, gonfio, espiro, risucchio l'ombelico e contraggo il perineo. E rilasso. Ripeto da 5 a 10 volte. Eseguiamo un crunch normale con la schiena ben appoggiata, le gambe in appoggio sopra uno sgabello, una sedia, le mani incrociate dietro la nuca, la testa è rilassata e appoggiata bene sulle braccia. Sollevo le spalle, salgo, contraggo l'addome dentro l'ombelico e fuori l'aria. E ritorno, inspiro. I gomiti rimangono leggermente aperti, la testa è rilassata sulle braccia, lo sforzo avviene attraverso gli addominali. Eseguire da un minimo di una serie da 10 ripetizioni fino a un massimo di 3 serie per 10 ripetizioni. Questo esercizio serve per il rinforzo addominale ed è più semplice rispetto ad altri, può essere eseguito in sicurezza, appoggiando bene la schiena, il palmo delle mani appoggiato al pavimento, le braccia leggermente divaricate, raccolgo le gambe al petto, tengo unite le ginocchia, attivo i muscoli addominali, respirando lascio dondolare le gambe da una parte e dall'altra, inspirando ed espirando. Le ginocchia rimangono unite, la muscolatura addominale è attiva. Il bacino ruota e si solleva da una parte e dall'altra. È importante mantenere le spalle e il collo rilassati.